Oggi renderemo smart le tapparelle di casa. A casa ho tutte le tapparelle motorizzate. Il tipo di motore utilizzato purtroppo non rende possibile l'automazione mediante i normali scelli, in quanto l'elettronica e il motore sono integrati. Le tapparelle funzionano solo tramite il loro telecomando, che essendo di tipo rolling code non può essere copiato da sistemi come il Broadlink. Per questo ho deciso di creare un circuito di interfaccia per pilotare un telecomando via Wi-Fi. Per lo scopo utilizzerò un modulo ESP01 con il suo programmatore ed un telecomando uguale a quello già installato per la tapparella che accoppierò al relativo motore. Ma andiamo a disegnare lo schema elettrico. Apriamo KiCad e il suo editor di schemi elettrici. Poi cominciamo a posizionare tutti i componenti necessari. Dalla libreria aggiungiamo due connettori strip a 2 poli che serviranno rispettivamente per l'ingresso a 5 volts e l'uscita a 3 volts per alimentare il telecomando. Poi aggiungiamo un connettore strip a 3 poli che ospiterà un DC converter per abbassare la tensione di 5 volts ai 3 volts necessari per le ESP e il telecomando. Aggiungiamo poi un connettore a doppia linea e 8 poli in cui inseriremo il nostro ESP. Aggiungiamo un condensatore di filtro per l'alimentazione. Andiamo ora ad inserire le resistenze, ce ne serviranno 4. Procediamo con i 3 transistor BC327 che serviranno per pilotare i relè. Infine il connettore di uscita per il modulo relè a 6 pin. Per prima cosa rinominiamo i componenti in modo da riconoscerli più facilmente, poi cominciamo a tracciare i collegamenti. Manderò il video più veloce in questo passaggio per non annoiarvi. Sì Roberto, mentre tu effettui i collegamenti io spiegherò come dovrebbe funzionare il tutto. Verrà associato un secondo telecomando alla tapparella che si vuole rendere smart. In questo modo il telecomando principale resterà sempre funzionante. Sul modulo ESP sarà caricato il firmware Tasmota e, una volta configurato, potremo controllare fisicamente i 3 pulsanti del secondo telecomando attraverso i nostri relè. Perfetto Laura, ora non ci resta che annotare lo schema e poi assegnare i reali componenti ai simboli sullo schema elettrico per poi creare il nostro PCB. Il nostro schema è completo. Esportiamo la netlist e andiamo a creare il PCB. Una volta aperto l'edito di circuiti stampati, importiamo la netlist e ci troveremo tutti i nostri componenti da posizionare. Anche in questo caso andrò un po' più veloce. Una volta posizionati i componenti, disegniamo i bordi del PCB. A questo punto possiamo anche vedere un'anteprima in 3D.
Possiamo poi sistemare le serigrafie e disegnare gli spazi occupati. Aggiungiamo anche un testo personalizzato. Se siamo soddisfatti del posizionamento dei componenti e delle dimensioni del PCB, passiamo a disegnare le piste. Anche in questo caso andrai veloce, immagino. Hai dimenticato di dire che stiamo realizzando un circuito a doppia faccia, che poi invieremo in produzione. Esatto, Laura. Ora che abbiamo completato, diamo un'occhiata al PCB in 3D. Se tutto è a posto, esportiamo il nostro file Gerber da inviare in produzione. Non dimentichiamo di esportare anche il file delle forature. Andiamo sul sito del nostro produttore di PCB preferito e carichiamo il file Gerber che abbiamo esportato. Verifichiamo che il file Gerber sia riconosciuto correttamente. Selezioniamo la quantità desiderata e le altre opzioni come il colore del PCB. Io lo faccio blu. Quando siamo pronti, procediamo con l'ordine. Non ci resta che procurarci gli altri componenti ed attendere l'arrivo del PCB per montare il tutto. Ma questo lo vedremo nel prossimo episodio. A presto! Non dimenticare di iscriverti al canale e di attivare la campanella. Ciao!